Soy educadora social, me gusta trabajar con personas en situaciones de riesgo, en situaciones de vulnerabilidad, así que vi esta application para Nicaragua, que fuera un proyecto sobre género, también me animó mucho, así que bueno, pensé que era una buena opción, así que bueno, tenía ganas de intentar aquí. Arriba arriba amigos! No, scusate. Siamo a Managua, capitale del Nicaragua, 1 milione di abitanti e un'atmosfera tutto sommato tranquilla, in netto contrasto con la guerra civile scoppiata mesi dopo e tuttora in corso, dove la popolazione è scesa unita contro le ultime riforme volute dal governo un tempo sandinista. Visto che, come già detto nella prima puntata, noi tutto questo ce lo siamo perso, cerchiamo come sempre di fare il nostro e portare a casa la pelle e la serie. Il progetto Para nasce circa un paio d'anni fa dalla volontà di una nostra cooperante di prendere una tematica che è una tematica molto forte qua in Nicaragua, che è il tema della violenza sulle donne. Pues el proyecto se llama Para, Mujeres Rurales Libres de Violencia. Trabaja sobre todo en 3 grandes ejes: la atención jurídica a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, la parte del empoderamiento económico y la parte de la sensibilización comunitaria, sensibilización social. Abbiamo contattato alcune delle istituzioni storiche del femminismo qua in Nicaragua, come Puntos de Encuentro. Soy Evelyn Flores Mayorga, trabajo en la Fundación Puntos de Encuentro. O il collettivo de Mujeres 8 de Marzo. Bueno, yo soy la Sandra, soy del gruppo de teatro femminista 8 de marzo. Abbiamo creato un consorzio con loro, coinvolgendo anche una delle principali università. L'idea qual era? Lavorare con queste donne che soffrono discriminazione, violenza di tutte le tipologie, violenza sessuale, psicologica, economica. Dato che, per quanto riguarda il concetto di violenza di genere, in Nicaragua è un mondo a sé stante, andiamo a Matagalpa, 2 ore su strada per 130 km, ad uno degli incontri periodici organizzati dall'associazione Puentos de Encuentro e dal collettivo 8 de Marzo, vere e proprie riunioni informative e strategiche a cui molte delle partecipanti possono arrivare solo dopo ore e ore di cammino su strade impervie, sterrate e molto spesso pericolose. Nicaragua è stato tra i primi paesi a permettere per esempio l'aborto terapeutico, permettere il divorzio. Yo soy una mujer que participó en la revolución sandinista en los años 80. Democracia en la casa, democracia en la cama, democracia en la calle. Molte leggi, che erano leggi molto importanti, come per esempio le leggi sul femminicidio, sui diritti delle donne, sui diritti sessuali e riproduttivi, sono state a poco svuotate. Increíble, ¿verdad?, de tener un gobierno revolucionario y como este gobierno ha retrocedido los derechos que ya habíamos alcanzado. L'unico caso di femminicidio praticamente riconosciuto è quando il marito, e deve essere il marito legalmente sposato, no? Non l'ex marito, uccide la moglie. Se l'amante, l'ex, non conta come femminicidio. Fatta la legge trovato l'inganno, anche se qui oggettivamente la fregatura sta proprio nella legge stessa e dato che in Nicaragua i servizi sociali sono inesistenti, l'unica alternativa per le vittime di violenza sono le defensoras, associazioni di donne volontarie che mettono a disposizione tempo e capacità per aiutarle a districarsi nel complesso e respingente mondo di polizia, denunce e tribunali. Y allá tenemos lealtad conmigo y mis derechos. Aquí se nos chorrió, pero decía, yo estoy en contra del abuso sexual, ¿y vos? Yo soy Elizabeth Esperanza Sosa. Yo tengo 12 años y medio de trabajar en lo que es la parte de prevención, acompañamiento y seguimiento a los casos de violencia. Tenemos mujeres lideresas muy fuertes en las comunidades. Y la mayoría de las mujeres lideresas y referentes son mujeres sobrevivientes de violencia. Informare, formare, sensibilizzare, lottare, ma anche saper ridere dei propri drammi e, soprattutto in questo senso, le donne nicaragüensi non hanno proprio niente da farsi insegnare. En el cabaret, no seguir mostrando a las mujeres tristeza, que ya las mujeres sufren demasiado como para que se vayan después de unas obras. ¡Ay, me muero! Voy a morirme. Entonces, queremos que las mujeres rían, para utilizar el sarcasmo, la risa, pero para burlarnos del poder. Es como una técnica muy buena, el público goza, pero a la misma vez se sensibiliza.
Visto che far ridere dovrebbe essere il nostro mestiere, considerato che l'interminabile giornata è quasi finita e abbiamo decisamente fame, ci scontriamo per la prima e non unica volta con la poca varietà della cucina nicaragüense. E oggi Rippo cosa si mangia? Oggi ho deciso di mangiare gallo pinto. Cosa prendi Rippo? Ma credo che oggi vado a mangiarmi un gallo pinto. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato ieri a pranzo? Un gallo pinto? Vuoi sapere cosa mangeremo domani? Proprio lui, il temibile gallo pinto, pietanza a base di riso e fagioli, servita ad ogni pasto, con la sola aggiunta di uova durante la colazione. Ci rimettiamo così in auto, direzione Waslala, 3 ore di pulmino per 100 km, in visita a casa Amevas, luogo isolato da tutto e da tutti, dove le vittime di violenza possono trovare una prima accoglienza e un posto dove stare. El albergue está dividido en dos formas, el temporal y está el que está permanente, que ya son 3 meses. Hay mujeres que si vienen un día de la comunidad ya no pueden regresar el mismo día, tienen que quedarse. Y para una mujer es tan difícil llegar a poner una denuncia porque no tiene dinero para salir de la comunidad a Waslala. Cuando llega y le dicen, tiene que hacer ese peritaje y tienen que viajar a Matagalpa. Pudimos observar el recorrido de Waslala a Matagalpa, cuánta distancia hay. La policía pues no les toma importancia, muchas veces no se les recepciona la denuncia, entonces ellas se dejan en total indefensión. Purtroppo qui l'intervista si interrompe per passaggio buoi. Senza nessuna difesa ordinaria e con il solo aiuto delle defensoras, molte vittime di violenza sono costrette ad abbandonare il nucleo familiare con figli a seguito. E dato che non possono emanciparsi economicamente per il semplice fatto che in Nicaragua si lavora la terra e la terra è degli uomini, finiscono in luoghi ancora più remoti, dove cercano di rifarsi una vita, senza luce, acqua e mezzi di trasporto di ogni genere. Abbiamo conversato con ragazze che sono state letteralmente vendute dalla famiglia, oggetto di sfruttamento sessuale, private del loro diritto ad avere un'adolescenza, un diritto a studiare, avere una vita normale. Hombres de 30, 40, 50 y 60 años se casan con adolescentes entre 12 a 16 años. Y antes de los 15 años puede ser que ya sean mamá de 2 niños. Bueno, el viaje está larguito, de aquí al instituto está largo. Los niños, los chavalos van a clase, a veces está el tiempo lluvioso, no hay vehículo para ir muy de mañana, el autobús pasa tarde y es un poco difícil. Ahora se pasa un bus, aquí lo esperamos. Che dire? Ti lascio senza parole, cazzo. Pa 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 pa. Ah. Nella prossima puntata di TSS on the road. Tutta la comunità è ammessa e noi ne approfittiamo per rubare. Adesso è il momento giusto per andare a rubare. A sgraffignare.